Ciao a tutti. Le ferite emotive e le maschere narcisistiche sono due concetti profondamente intrecciati nella psicologia umana, che spesso si influenzano reciprocamente in modo complesso e talvolta devastante. Le ferite emotive radicate nelle esperienze dolorose del passato possono lasciare cicatrici profonde nella psiche, portando ad una serie di meccanismi di difesa che, se non affrontati, possono trasformarsi in comportamenti narcisistici. In questo contesto le maschere narcisistiche emergono come una sorta di corazza protettiva, indossata per celare il dolore e la vulnerabilità sottostante. Le ferite emotive, radici del dolore. Le ferite emotive sono il risultato di esperienze negative, spesso vissute durante l'infanzia, che lasciano un segno indelebile sulla persona. Tali esperienze possono includere il rifiuto, l'abbandono, il tradimento, l'umiliazione e l'ingiustizia. Ogni tipo di ferita emotiva ha caratteristiche specifiche e può manifestarsi in diversi modi nel comportamento adulto. Rifiuto. Chi ha subito la ferita del rifiuto può sviluppare una profonda paura di non essere accettato o amato. Questa ferita spesso porta a comportamenti di autoisolamento o al contrario ad una costante ricerca di approvazione esterna. Abbandono. La paura di essere lasciati soli è il cuore della ferita di abbandono. Chi ha subito questa ferita può sviluppare una dipendenza emotiva dagli altri, temendo costantemente di essere abbandonato. Tradimento. Chi ha vissuto il tradimento può sviluppare una mancanza di fiducia verso gli altri, diventando ipercontrollante o in alternativa completamente distaccato per evitare il rischio di ulteriori delusioni. Umiliazione. L'umiliazione subita può portare ad una bassa autostima e ad un senso di vergogna perenne. Le persone con questa ferita possono sviluppare una tendenza a sminuire se stesse o al contrario a cercare di elevarsi agli occhi degli altri in modo esagerato. Ingiustizia. La sensazione di essere stati trattati ingiustamente può condurre ad una rigidità eccessiva, ad un perfezionismo estremo e ad una costante ricerca di riconoscimento per i propri sforzi. Le maschere narcisistiche difese contro il dolore. Per proteggersi dal dolore delle ferite emotive, molte persone sviluppano delle maschere psicologiche, ovvero comportamenti che nascondono la vulnerabilità. Tali maschere nel tempo possono trasformarsi in veri e propri tratti narcisistici, poiché l'individuo cerca di proteggersi attraverso l'autoinganno e la manipolazione degli altri. La maschera del perfezionista. Chi ha subito la ferita dell'ingiustizia può indossare la maschera del perfezionista, cercando costantemente di dimostrare il proprio valore attraverso risultati impeccabili. Questa maschera serve ad evitare il senso di inadeguatezza e ad ottenere l'approvazione degli altri. La maschera del seduttore. La paura dell'abbandono può portare a sviluppare una maschera seduttiva, dove l'individuo cerca costantemente l'attenzione e l'affetto degli altri per sentirsi amato e desiderato. Questo comportamento può mascherare una profonda insicurezza e un bisogno di conferme continue. La maschera dell'indifferente. Chi è stato tradito può indossare una maschera di indifferenza o di distacco emotivo per proteggersi dal rischio di ulteriori delusioni. Tale atteggiamento però può impedire la formazione di legami autentici e profondi. La maschera dell'arrogante. L'umiliazione può condurre allo sviluppo di una maschera di arroganza o di superiorità, dove l'individuo cerca di compensare il senso di vergogna e di inadeguatezza, facendosi percepire come superiore agli altri. La maschera del critico. Il rifiuto può portare ad una maschera di criticismo e giudizio verso gli altri, come modo per proteggersi dal proprio senso di inadeguatezza. Criticare gli altri diventa un modo per distogliere l'attenzione dalle proprie vulnerabilità.
il ciclo viscoso tra ferite e maschere. Le ferite emotive e le maschere narcisistiche spesso entrano in un ciclo vischioso, dove le maschere, pur essendo inizialmente adottate per proteggersi, finiscono per amplificare le ferite sottostanti. Ad esempio, una persona che indossa la maschera del perfezionista per evitare l'ingiustizia può sperimentare un crescente senso di fallimento ogni volta che non raggiunge gli standard impossibili che si è imposto. Questo perpetua il ciclo di dolore e rafforza la maschera. Allo stesso modo, la maschera del seduttore, adottata per evitare l'abbandono, può portare a relazioni superficiali o insoddisfacenti, che alla fine confermano la paura di essere lasciati soli. Le maschere narcisistiche, quindi, anziché proteggere, possono diventare una prigione psicologica, isolando ulteriormente l'individuo dalle relazioni autentiche e dalla crescita personale. La via della guarigione: riconoscere e smantellare le maschere. La guarigione dalle ferite emotive e la liberazione dalle maschere narcisistiche richiedono un processo di consapevolezza e di accettazione. Il primo passo è riconoscere l'esistenza delle ferite e delle maschere, comprendendo come queste influenzano i comportamenti e le relazioni. Tutto ciò può essere un percorso doloroso, poiché implica affrontare il dolore che si è cercato di evitare per tanto tempo. Successivamente è fondamentale lavorare sulla guarigione delle ferite emotive attraverso diverse modalità terapeutiche come la psicoterapia, la consapevolezza o pratiche di autoriflessione e di autocompassione. È importante imparare a costruire un senso di autostima che non dipenda dall'approvazione esterna o dal controllo delle situazioni. Smantellare le maschere narcisistiche richiede tempo e pazienza. L'individuo deve imparare a vivere in modo più autentico, accettando la propria vulnerabilità e imperfezione. Questo può significare correre il rischio di essere feriti, ma è l'unica via per costruire relazioni sane e significative. In sintesi, le ferite emotive e le maschere narcisistiche sono aspetti profondi e complessi della psiche umana. Mentre le ferite emotive nascono da esperienze dolorose che segnano la persona, le maschere narcisistiche sono meccanismi di difesa che cercano di proteggere da ulteriori sofferenze. Tuttavia, queste maschere possono diventare un ostacolo alla crescita personale e alla formazione di relazioni autentiche. Riconoscere e affrontare tali dinamiche è un passo fondamentale verso la guarigione e il benessere emotivo. Attraverso un percorso di consapevolezza, di terapia e di autoaccettazione è possibile smantellare le maschere e guarire dalle ferite emotive, permettendo di vivere in modo più autentico e soddisfacente. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.